Ciao amici e amiche del segno dell'Acquario, benvenuti, io sono Angela e questo è Exotericord. È così che mi trovate sui social. Questo è l'oroscopo settimanale dal 9 al 15 marzo. Prima di iniziare vi ricordo che è una stesa generica, prendete solo ciò che vi risuona e potete integrarla col vostro ascendente per avere più informazioni. In descrizione trovate le recensioni dei mazzi usati, i link per acquistarli e i link alle playlist per conoscere il significato delle carte della Sibilla Lenormand e della Sibilla italiana. Vi invito a iscrivervi e abbonarvi al mio canale per sostenere il mio lavoro, vi ringrazio moltissimo se lo farete o l'avete già fatto. E adesso andiamo a vedere come andrà la vostra settimana, i segni zodiacali da attenzionare, l'amore, il lavoro e le finanze. Prima di tutto vediamo le vostre energie, quelle principali che ci fanno capire tutto sommato come andrà la settimana. Parte col botto perché i pesci, essendo una carta di movimento, ma soprattutto di soddisfazioni, di positività nel senso di abbondanza, di progressi, di miglioramento, quindi ci può portare tanti aspetti legati a movimento in senso di viaggiare o programmare, oppure anche di ottenere soddisfazioni e guadagni, e anche qualcosa che ha a che fare con la propria indipendenza e quindi riuscire finalmente a muoversi come vogliamo, fare quello che desideriamo, eccetera. Quindi partiamo bene, poi troviamo la carta dell'uomo o gentiluomo. In realtà può riferirsi sia a voi stessi, indipendentemente dal fatto che siate uomo o donna, di avere un'energia forte, decisa, chiara, di muovervi magari immediatamente, di essere comunque assertivi. Invece potrebbe anche essere una persona intorno a voi che può essere particolarmente importante e decisiva, soprattutto forse nelle questioni pratiche e importanti, lavorative, riguardo il denaro, o degli obiettivi, delle cose che potreste avere sia in comune, oppure magari siete voi che avete bisogno di qualcosa. E l'orso ci fa capire che magari si deve proteggere, ci si deve mettere nelle condizioni di utilizzare la propria forza, il proprio coraggio per certi aspetti, soprattutto nell'ambiente lavorativo, per farsi rispettare, oppure semplicemente portare le nostre energie verso qualcosa di importante, di costruttivo, di utile per noi, anziché di lasciarci confondere. I segni zodiacali da attenzionare particolarmente nella vostra settimana sono i segni di fuoco, Ariete, Leone e Sagittario, anche un po' quelli di acqua, Cancro, Scorpione e Pesci. E adesso andiamo a vedere l'ambito amore. Ambito amore, ricordo che chi non dovesse essere interessato magari può lo stesso ascoltare, perché alcune cose possono riferirsi alle amicizie, oppure alla famiglia. Allora troviamo il mughetto molto positivo perché già ci fa capire che c'è una gioia, c'è felicità, oppure alcune situazioni che in via di sviluppo che si risolvono, quindi ritrovata, diciamo, serenità. Anche ripresa di comunicazione, se c'è stato qualche conflitto oppure mancanza di comunicazione, il riequilibrio di una situazione compromessa, oppure avere a che fare con gli spostamenti, come vi dicevo, quindi rientro in famiglia, festa o viaggio da organizzare, da fare, quindi varie situazioni che si possono muovere abbastanza in fretta, ma che in realtà sono positive. Quindi, cioè, se state valutando ad esempio un viaggio o uno spostamento, un progetto da fare, diciamo, da svolgere nell'arco della settimana, magari può arrivare l'occasione giusta, un'offerta da cogliere, un vantaggio comunque interessante. Poi troviamo l'aquilegia, anche questa abbastanza positiva, e poi la viola. Allora, l'aquilegia è positiva perché
in un certo senso porta benessere e quindi c'è compatibilità, c'è intesa e questo coinvolgimento aiuta a portare, avanti qualsiasi proposito, qualsiasi progetto e la propria quotidianità nel miglior modo possibile. È la rosa scusate, è la viola che un pochettino può indicare quel pensiero fisso, quel chiodo fisso, un po' di ansia, un po' di agitazione e, magari, ci sono dei dubbi, delle incertezze che potrebbero non essere, reali, magari di valutare atteggiamenti che è vero, se possono essere, scostanti e distaccati, sono solo momentanee, quindi di non mettervi in agitazione per cose che magari non esistono neanche o comunque, prima, verificate, diciamo valutate e osservate. Per i single queste carte possono riferirsi magari a una possibile conoscenza o frequentazione che, si muove in un certo modo, anche se forse ci possono essere dubbi e perplessità sulla continuazione o dubbi, sul reale interesse sia da parte vostra oppure dall'altra persona. Se non c'è proprio nessuno, magari il pensiero fisso può riferirsi a qualcosa del passato, qualcosa che si fa fatica a lasciare andare, magari ci possono essere anche delle vecchie situazioni, però queste partono già, poverette, col freno a mano perché noi abbiamo un blocco, oppure al momento, magari pur essendoci qualcuno che ci interessa, non sentiamo un coinvolgimento, particolare. E quindi dobbiamo volgere magari il nostro sguardo al futuro, insomma, dipende se c'è qualcosa che volete cogliere in questo momento, altrimenti se non c'è, bisogna andare avanti. Per le questioni più pratiche c'è la carta dei deliranti, spesso ha una doppia valenza, nel senso che può portare confusione oppure, imprudenza, quindi occhio alle distrazioni, perché è facile quando c'è un momento di confusione che magari possiamo commettere, un errore. Quindi alcune cose si possono muovere abbastanza in fretta, alcune portare agitazione e fermento. Io direi che forse è per questo che saltano fuori energie di concretezza, di valutazione, di essere ben fermi in alcune circostanze per poter cogliere le occasioni giuste e infatti con questo cavaliere della carta del viaggio indica proprio un qualcosa che arriva e che giunge a noi. Può essere un vantaggio, può essere una proposta, può essere anche, come vi dicevo, un miglioramento di situazioni un po', più difficili, un po' più complesse, può, riguardare comunicazioni, da dare o da ricevere e anche il buon esito di quello che si sta facendo. Quindi valutate voi, effettivamente, c'è chi magari può accettare, diciamo, questa carta per gli spostamenti e quindi, cercare di gestirli al meglio o anche se state programmando un viaggio, ma magari anche nuovi progetti in via di sviluppo, sia per chi ha il lavoro, sia chi vuole valutare degli investimenti o anche delle idee da proporre nel proprio ambiente o anche per proteggere se stessi, le proprie idee da qualcun altro, quindi qui forse ci vuole un po' più di chiusura e di segretezza, almeno al momento, oppure di, valutare, come vi dicevo, sì è vero, investimenti, ma che riguardano tantissime cose. Per alcuni comprare, vendere una casa, oppure, magari fare proprio dei cambiamenti per la vostra stessa sicurezza futura. Questo vale anche per chi è alla ricerca di lavoro, perché questi nuovi sviluppi, queste nuove situazioni possono addirittura portare spostamento di sede, o anche di cambiare, trasferirsi in un'altra città, diciamo perché no, o anche proprio delle nuove proposte in arrivo che sono da valutare e da attenzionare con molto interesse. Si conclude qui la lettura, vi ringrazio per avermi seguita. Se volete in alto a destra trovate il logo per iscrivervi al canale, mentre in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo mensile e lunare quindicinale. Alla prossima, vi auguro una buona settimana. Ciao!